Piccola premessa, probabilmente una buona fetta di voi ha già visto questo video caricato sul canale ufficiale di Nixhack, ma siccome ci tengo molto alle riprese che sono state fatte, ho pensato quindi di caricarlo anche sul mio canale, chiaramente modificando il montaggio e inserendo nella parte finale una mia considerazione personale riguardo a quella che a parere mio e a parere anche di molti altri è stata un'iniziativa davvero molto ambiziosa. Quindi se non avete ancora visto questo video, sedetevi, mettetevi comodi e gustatevi queste riprese del Guinness World Record italiano di Softair. Io sono Nico Saccocci e quest'oggi andremo a spaccare un Guinness World Record. La nostra azienda è la Nixhack Extreme Airsoft Custom. Ha sempre puntato alla specializzazione su repliche high speed, super high speed e ultra high speed, in cui poi si è unito mio fratello, che mi ha sempre supportato in tutto. Il mio nome è Danny, non è mio solito finire nei social, è vero. Però io quest'oggi mi sento in dovere di spiegarvi due cose. È una sfida che abbiamo voluto fare con noi stessi, ovvero provare ad infrangere un record attuale esistente per il tiro al bersaglio più lungo al mondo con replica da Airsoft. Quest'oggi abbiamo affrontato un tiro veramente tanto distante, ai limiti del possibile, o meglio io credevo fosse impossibile, ma quest'oggi abbiamo capito che non lo è. Al partecipante è consentito solo un colpo alla volta, quindi bolt action elettrico, basta che non si spari in raffica. Deve sparare a una velocità della volata inferiore a 183 metri al secondo, ma noi siamo alla metà essendo in Italia. Il pellet da utilizzare non deve essere più grande di 6 mm e pesare non più di 0,32. Ready? Ready? Vai! 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 Ce l'abbiamo fatta. La giornata sicuramente non si è presentata delle migliori. Abbiamo avuto un vento di circa 20 km/h che sicuramente non ha assolutamente aiutato la giornata. Durante la preparazione, durante i video, durante tutte le fasi ho avuto veramente il supporto massimo dalla community sulle nostre pagine. È stato veramente per me un'emozione unica. Ci tengo a ringraziare molto mio fratello perché io ho questa passione per le repliche fin da bambino. Questa piccola passione barra voglia si è trasformata in lavoro, ovviamente grazie a Nick. Per molti potrà essere una cosa alquanto banale sparare un pallino di plastica ed esultare, ma vi assicuro che per me e il mio team è stato veramente un lavoro durissimo. In Italia
abbiamo una potenza massima definita dalla legge di 1 joule e nonostante sulle linee guida del Guinness World Record noi potevamo utilizzare una potenza superiore, non l'abbiamo assolutamente fatto. Ci siamo attenuti completamente a tutta quella che era la legislazione italiana. Il record attuale da battere era di 61 metri e noi ci siamo spinti veramente ben oltre probabilmente al limite immaginabile. Abbiamo fatto la prima prova a 65 metri, siamo passati ai 75 e ci siamo veramente voluti spingere oltre il limite e abbiamo fatto la prova a 81 metri. 81 metri con 0,98 joule di energia e pallino da 0,20. Se vi state chiedendo quale replica è riuscita a superare questo record, eccola. Ragazzi, in tutta la sua bellezza. Stiamo parlando di un G&G Armament 308. Questa replica ha subito alcune modifiche per rendere ovviamente il tiro molto più distante e preciso possibile. C'è stato veramente tantissimo lavoro dietro sulla preparazione, sulla scelta del pallino, su quale pallino utilizzare, con quale finitura. Vi assicuro ci abbiamo lavorato in team veramente in modo esasperante. Se 5 anni fa mi avessero detto guarda che con 1 joule riusciremo ad arrivare a oltre 80 metri di distanza, io avrei detto ma va a darvi al culo, ma chi ci crede? E invece siamo arrivati a questo punto. Mentre ero lì a fare le riprese a Nick, che chiaramente erano con camera fissa, ripresa continua, perché dovevano essere quelle proprio ufficiali per la consegna poi allo staff del Guinness, ero veramente un fascio di nervi, perché ero in ansia per lui che non riuscisse a colpire il bersaglio. Perché c'erano ste sagome che, ok, erano dei 60 x 60 centimetri, ma quando ne mettete una a 80 metri, voi il pallino non lo vedete neanche se volete. Alle volte è fatica anche riuscire a percepirlo con l'ottica, quindi cioè veramente. E per di più il Guinness World Record non ha ammesso l'utilizzo di ottiche o dispositivi di puntamento di qualunque natura proprio per aggiungere quel tocco di difficoltà in più. La cosa che più fa spremere le meningi ai customizzatori è il riuscire a trovare qualcosa dal punto di vista della fisica, principalmente incentrata sul gommino e sul gruppo aria e chiaramente anche la canna, proprio per guadagnare manciate ormai svariate decine di metri praticamente in più rispetto a quello che è lo standard di una SG da soft air italiana, perché appunto stiamo parlando di 1 joule di potenza. Negli anni siamo sempre più stati abituati a vedere dei gommini pop-up con forme tutte diverse, quindi da semplici linguette molto piccoline che andavano giusto a pizzicare un po' il pallino fino ai sistemi flat che hanno una gobba che è praticamente una sorta di quadratino che va a fare una pressione omogenea. Ma qui Nick mi ha stupito perché ha creato un gommino che non ha niente, non c'è niente all'interno. Ma com'è possibile? La pressione viene data esclusivamente da un pressore che va a lavorare proprio sulla gomma completamente liscia. E chi l'avrebbe mai detto? Vedete alle volte come semplificare possa effettivamente dare di più. Al di là del gommino comunque c'è il solito tocco di Nick, quindi un bel custom fatto proprio dalla A alla Z per renderlo bello performante, ma ovviamente rimanendo all'interno di 1 joule di potenza. È stata una giornata fantastica. Di certo non capita tutti i giorni di fare riprese per il Guinness World Record e lavorare con Nick comunque è sempre un piacere. Ho avuto anche modo di conoscere il fratello di Nick, che è Danny, l'avete visto nel video, ragazzo molto introverso ma veramente in gamba anche lui. Detto questo ragazzuoli, non mi resta che salutarvi e indovinate un po', come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì sempre qui sul canale alle 18 con un nuovo video. Ciao a tutti. Credo che oggi l'Airsoft in Italia ha veramente un posto nel mondo.